e voilà. Qua siamo ad Avio, questo è il bellissimo castello di Sabbionara e questo diciamo è l'emblema del nostro territorio, è anche l'inizio della nostra bellissima terra dei forti. Qualche anno fa è nata l'esigenza da parte di noi agricoltori di creare proprio una DOC per valorizzare quelli che sono i vigneti autoctoni importanti, l'Enanzio e il Casetta. Roeno in realtà è un acronimo, è un vino che aveva creato anche nostro padre e che c'è anche tuttora. Ro sono le sue iniziali, Rolando, Enos dal greco vino. Roeno. E Von Blumen? E Von Blumen invece è l'azienda che abbiamo in Alto Adige ed è il cognome della mamma tradotto in tedesco. Questa mappa vuole indicare i vigneti che abbiamo. Perciò partendo da nord abbiamo praticamente i vigneti della Von Blumen, qua abbiamo principalmente Pinot Nero, poi abbiamo Pinot Bianco, Gewürztraminer, Lagrein e Sauvignon. Poi scendendo lungo il percorso del fiume Adige abbiamo a Trento dove abbiamo diversi vigneti e sono principalmente Gewürztraminer, Müller. E poi si scende proprio in quello che è il Basso Trentino e praticamente i vigneti che si trovano qua davanti a noi e poi con la Roeno abbiamo vigneti sia sulla parte destra e sinistra Adige. Invece da questa parte la terra dei forti. Questa è praticamente una mappa dove stanno ad indicare i diversi forti e da qui appunto la nascita del nome Terra dei Forti. È vicinissimo a Trento, siamo vicini anche a Verona, in realtà siamo a metà strada. Historical Fugatti Family Letters, di che cosa si tratta? Allora, queste in realtà sono tutte delle lettere di corrispondenza dal 1900 fino credo al 1926, anni circa come data. E abbiamo tantissime testimonianze che abbiamo raccolto di quello diciamo che era la storia della nostra famiglia. Qua siamo nella bottaia della Roeno, abbiamo i nostri vini principali che riposano in questi botti che sono quasi tutti tonneau, ormai le barrique le abbiamo quasi eliminate perché abbiamo capito che per la nostra tipologia di vino la barrique era una botte di legno troppo piccola e di conseguenza siamo passati a legni un po' più grandi, dove appunto riposa l'Enanzio, dove riposa Pinot Grigio Rivoli, dove riposa il Riesling e dove anche riposa Roeno. E con le anfore cosa fate? Sono progetti nuovi, sono macerati e non macerati, abbiamo varietà sia pivi che non pivi, siamo ancora in fase di sviluppo su tutto questo progetto qua, però è una cosa che ci sta interessando e la stiamo valutando. Abbiamo anche le botti più grandi ancora per altre varietà tipo il Riesling, dove secondo me la botte grande, specialmente quando inizia ad avere un po' di anni, dà dei risultati molto validi. E cemento non lo fate? Cemento le abbiamo, ci sono da tanto, quelle ci sono sempre state, sono troppo grandi forse per il fabbisogno nostro come volume e quindi abbiamo pensato alle anfore anche per quel motivo là. Qua siamo nella parte in acciaio, facciamo una vinificazione in rosso con uno sbalzo di pressione, un sistema Eureka, non è altro che il vecchio principio di Archimede, però questo è un serbatoio che si è prestato molto bene per la vinificazione delle nostre varietà d'uva, soprattutto per l'Enanzio. Siamo qua nel cuore della Terra dei Forti e siamo nel vigneto storico di Enanzio. Siamo davanti a queste viti che sono Franco di Piede e Prefillossera, sono viti ultracentenarie e comunque sono piante che hanno una vigoria molto elevata. Questo è un sesto d'impianto del 1800, siamo a 6,5 metri tra un filare e l'altro, non c'è una distanza tra ceppo a ceppo. Ed è diciamo quella classica vite che una volta appunto si arrampicavano sugli alberi, sono circa 1240 piante per ettaro e raccogliamo dai 2,5-3 kg di uva per pianta. È bello assaggiarlo perché si sente proprio che la buccia è spessa e di conseguenza questo fa capire che poi il vino è un vino rosso, è un vino tannico, un vino di una certa complessità. L'Enanzio è una varietà
che ha un materiale genetico che non è collegato a nessun altro tipo di vita a livello internazionale. Endemico perché comunque l'Enanzio dalla nostra zona, dalla nostra valle non è mai uscito.